di cui avevo la tracciatura costantemente. Guardate come vengono protetti gli specchi e che sono garantiti a vita in maniera abbastanza blanda, e godervi il vostro tratto di strada bianca. Per fare questo però dovrò attendere sabato. Ragazzi, buonasera, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi sono qui per fare un unboxing a questo pacco che è arrivato direttamente da Salida, ovvero dal Colorado. È stato spedito il giorno 23 gennaio 2024 e oggi è il giorno 31 gennaio 2024. In 8 giorni è arrivato da Salida, Colorado, direttamente in Italia. A dirvi la verità, sarebbe dovuto arrivare lunedì, ma probabilmente c'è stato qualche rallentamento a Colonia una volta che è stato sdoganato il pacco e hanno perso all'incirca 2 giorni. Comunque in 8 giorni ho ricevuto questo prodotto direttamente a casa. Cosa c'è qui dentro? Scopriamo insieme. Allora, iniziamo questo unboxing, iniziamo a togliere un po' di plastica, un po' di cellophane che inevitabilmente chiude questo pacco speditomi con UPS, di cui avevo la tracciatura costantemente. E voilà, eccoli qua, vediamo un po'. Allora, c'è un panno in microfibra che occorre per pulire quello che c'è qui dentro. Sono degli adattatori, avrete già potuto immaginare cosa c'è qui dentro. Qui ci sono dei sostegni che manterranno gli accessori e qui dentro ci sono gli specchi Double Take Mirrors. 1, 2, 3, 4 adesivi, un portachiave e qui dentro ci sono questi fantastici specchi. Innanzitutto il packaging con cui arriva è veramente curato. Guardate come vengono protetti gli specchi da queste coperture in neoprene. A parte il packaging estremamente curato, come avete visto, 1 e 1,2 gli specchi, molto solidi e molto ben fatti. Decisamente un ottimo materiale. Questi qui non sono altro che gli adattatori che andranno ad ancorarsi dove sono attualmente gli specchi originali. Andranno ovviamente rimossi gli specchi originali, andrà avvitato questo dove attualmente è ancorato lo specchio e questa parte qui andrà ad ancorarsi sopra. Andrà stretta in maniera blanda, 7 Newton, perché è un alluminio molto morbido, ma poi vedremo insieme le varie fasi per il montaggio di questi specchi. Quindi abbiamo detto 1 e 1,2, questi sono i 2 adattatori. Il GS è un passo dell'1,50, 1 e 1 gli adattatori e qui dentro invece ci sono i sostegni degli specchi. Eccoli qua. E da quest'altra parte ovviamente c'è l'altro sostegno. C'è l'altro braccio che tiene il sostegno degli specchi. 1 e 1,2. Rigorosamente in alluminio. La qualità è decisamente elevata, al tatto è veramente tanta roba. Ovviamente, non l'ho detto ma lo vedremo anche in fase di montaggio, questi specchi si tengono su tramite un sistema di RAM mount. Praticamente verrà predisposto tutto in questa maniera. 1, 2, si mette lo specchio qui, si stringe tutto ed il gioco è fatto. Poi ve lo predisponete come meglio credete, ma la funzione è questa, più o meno. Ovviamente sono degli specchi pensati per l'off-road, ma adesso vi meraviglierò ulteriormente. Una cosa che mi ha colpito particolarmente di questi specchi è che sono garantiti a vita. O meglio, se mai si dovesse rompere lo specchio per qualche motivo è possibile sostituirlo, e se andrete sul sito di Double Take Mirrors e poi ci sono dei video molto esplicativi in cui vi fanno vedere come rimuovere lo specchio rotto, come mettere semplicemente del silicone al di sotto dello specchio, fare un anello che però non deve chiudersi completamente in maniera da permettere all'aria di fuoriuscire. Andrà messo il nuovo specchio e potrete tornare ad utilizzare questo sostegno. Praticamente la scocca, il braccio e l'ancoraggio dello specchio sono garantiti a vita. Come è nata
questa storia da dove ha preso forma Double Take. Double Take fondamentalmente nasce, adesso vi racconto un po' la storia che mi ha colpito leggendo banalmente sul loro sito. Mi sono collegato sul loro sito, siccome mi piace curiosare, ho girato il sito in lungo e in largo e la cosa che mi ha colpito particolarmente, questa azienda ha preso forma in maniera del tutto naturale. Adesso vi racconto un aneddoto che vi fa percepire meglio perché mi sto esprimendo in questa maniera. Un certo Ned Seas, che tra l'altro poi fu il fondatore di questa azienda, un giorno uscì in moto e in una semplice caduta riuscì a rompere entrambi gli specchi del suo mezzo e in più ruppe anche la pompa del freno. Ned Seas era ed è un grosso appassionato di gare off-road, di enduro, di strade bianche, di Dakar. Tra l'altro ha partecipato anche a diverse gare e in diverse di queste si è piazzato decisamente in una buona posizione e quindi è stato particolarmente bravo a coniugare quella che era la sua passione, la sua inclinazione verso il mondo delle due ruote a quella che è diventato poi il suo lavoro, il suo business, la sua principale attività. Nid prese spunto proprio da questo episodio banale e spiacevole per costruire degli specchi indistruttibili e allora lì in quel momento ha preso forma quello che poi sarebbe diventato il suo business, il suo lavoro, la sua azienda, perché lui fondamentalmente prima era un dipendente e lavorava, dice, per altre persone. Ho smesso di lavorare per altri, ho iniziato a lavorare per me, ho iniziato a vivere quella che è la mia passione e da qui è nata Double Take Mirrors. Praticamente da una semplice caduta Nid ha iniziato a studiare le diverse alternative che poteva usare affinché uno specchio retrovisore potesse in qualche maniera torcersi su se stesso, evitando di rompersi e quindi di arrecare i danni che in quella semplice caduta ha dovuto subire lui, e da qui è nata Double Take Mirrors. Se andrete sul sito vedrete diverse tipologie di specchi, ma tutte con la stessa tecnologia, ovvero con il RAM mount. A questo punto non ci resta altro da fare che fare un po' di ordine, recuperare tutti questi accessori, scendere in box e iniziare a lavorare sulla moto. Allora ragazzi, arrivati a questo punto la questione è estremamente semplice. Questo è il nostro specchio, quello originale. Solleviamo questa guarnizione e qui sotto troviamo i due dadi da svitare. Questi si svitano in senso uno inverso all'altro. Quindi adesso con 2,14, 1 e 1, 2, poi vado ad allentare, ok, allento questo e vado a sfilare quello che è lo specchio, quindi svito entrambe le viti. Ok, abbiamo rimosso lo specchio, rimane questa rondella che lasciamo qui perché l'andremo a riutilizzare. Vado a prendere l'adattatore degli specchi Double Take Mirrors e vado ad avvitarlo esattamente dove ho svitato lo specchio originale. A questo punto basterà stringere questa vite qui a circa 7 Nm. Adesso per quel che riguarda i 7 Nm andiamo più o meno ad occhio e no, ci armiamo di dinamometrica, carichiamo a 7 N ed andiamo a stringere. Ecco la nostra dinamometrica, questo dado qui è da 16, ho messo la 16 anche sulla dinamometrica e adesso andiamo a stringere in maniera abbastanza blanda. Eccoli qua, già abbiamo raggiunto i 7 Nm. A questo punto sopra il dado che abbiamo setto a 7 N ci vado ad aggiungere quest'altro pezzo che fa parte sempre del kit della Double Take. Questo lo stringo a mano, inizialmente lo stringo così, dopodiché prenderò la staffa degli specchi, l'allento un po', il poco che basta per cingere questa sfera in gomma, stringo il RAM mount e sarà questa la mia chiave per stringere questa bull. Ok, basta. Come vedete a un certo punto non va più, non dovete forzarla, basta, fine della storia. Ultimo passo sarà rimuovere la copertura dello specchio, mettere lo specchio all'interno della sua sede e fine della storia, lo specchio è montato. Poi vedremo come registrarli, ma è abbastanza intuitivo, si allenta, si regola, li regolate come meglio credete. Adesso non resta che montare lo specchio anche dall'altra parte del manubrio. A questo punto ci sarà un déjà vu, quindi rifacciamo le stesse cose di prima. Alziamo il gommino, ci armiamo delle 2,14 che ci occorreranno, uno per bloccare un dado e uno per bloccare l'altro, e a questo punto
Basterà fare una leggera pressione su una delle due viti, svitata una, svitiamo anche l'altra, piano piano rimuoviamo tutto. Potrete fare a meno di smontare mezza moto, queste vengono via molto facilmente. Riprendiamo la vite della double take da 16, la riavvitiamo qui dove c'era lo specchio, riprendiamo la nostra bella dinamometrica, eccola qui, un attimo solo, eccola qui, carichiamo a 7 Newton. Ok, è arrivata. Mettiamo la sfera qui sopra. Io su entrambi i dadi ho messo anche un po' di grasso in maniera da facilitare l'ingresso. Le molle non sono state messe a caso, ma le molle servono proprio per far sì che si possano infilare con più semplicità. Vedete, la molla fa pressione sopra, poi praticamente allargate, infilate e questa sta qui. Diamo una stretta al ram mount in maniera che ci da stringere la vite. Ok, stretto. A questo punto posso allentare e mettere lo specchio. Recupero lo specchio è qui. Ok, ecco lo specchio. Allento un altro po', quel poco che mi basta per farlo entrare. Perfetto, specchio entrato, stringo e adesso non resta che regolare gli specchi. Il passaggio finale, che poi è quello più semplice, sarà regolarvi gli specchi, regolarli in base alle proprie esigenze, alla propria statura, al proprio modo di guidare. Insomma, la comodità di questi specchi qual è? Quando sarete in off-road dovrete soltanto allentare un po' il ram mount, piegare gli specchi all'interno del manubrio e godervi il vostro tratto di strada bianca. Mettendoli in questa posizione, gli specchi non correranno nessun rischio di rompersi se dovessero sbattere contro dei rami o se la moto dovesse cadere o per qualsiasi altro motivo. Quando tornerete sul vostro tratto di strada asfaltata farete il contrario, allenterete il ram mount, riposizionerete gli specchi nella posizione più consona per voi e tornerete a godervi la vostra strada. E voilà! Esteticamente mi piacciono molto, sono decisamente ben fatti, il montaggio è estremamente semplice e veloce, non vedo l'ora di provare la qualità di questi prodotti in sella. Per fare questo però dovrò attendere sabato mattina verrete anche voi in sella con me e scopriremo insieme la qualità dei prodotti Double Take Mirrors, su cui sinceramente non ho alte ma altissime aspettative e sono sicuro che non ci deluderanno. Ci siamo ragazzi, prova su strada, come vedete al minimo non vibrano minimamente. Adesso prima andremo a una velocità blanda come e su questa strada qui c'è il limite di 50, ma la stabilità, vi ripeto, è ottima. Ho avuto modo di portarle anche a una velocità un po' più sostenuta come li porteremo anche adesso in tangenziale, ma vi posso garantire che la stabilità è ottima e la visibilità è pazzesca, veramente veramente ben fatti. Complice la bella giornata, in sella con me c'è anche Cinzia, in questo momento ci sono ben 12 gradi e un sole fantastico, cosa abbastanza rara da queste parti, ma comunque adesso entriamo in tangenziale e proviamo ad alzare un po' il ritmo, ma sono certo che gli specchi rimarranno fissi qua senza nessun tipo di problema. Come vedete non tremano minimamente, nonostante siamo alla bellezza di 110, ben oltre il limite della tangenziale. Adesso proviamo a portarla al limite dell'autostrada, 130, anche se qui come vedete il limite è 100, facciamo un piccolo sforo, ma sono certo, non certo, stracerto che non avrà nessun tipo di problemi ben oltre 130. Siamo a 136, diciamo che sono immobili e la visibilità è ottima. Adesso ci rimettiamo alla velocità codice e proseguiamo il nostro giro. Alla sosta faremo le conclusioni finali. Sono a pochi chilometri dal Passo Penice, 3 febbraio 2024, ci sono la bellezza di 18 gradi, siamo a circa 1000 metri, sul passo arriveremo a 1300, ma non siamo qui per questo, siamo qui per tirare le conclusioni su questo prodotto estremamente fantastico che sono gli specchietti della Double Take Mirrors. Allora ragazzi, questo è il prodotto, veramente tanta qualità, molto bello, con il logo, ovviamente è tutto completamente in alluminio,
Nonostante la strada sia un po' disconnessa per salire sul passo, non hanno avuto nessun tipo di problemi, tentennamenti, la qualità del prodotto è decisamente elevata. E questo è l'aspetto del GS da dietro. Ragazzi, che dire, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla, per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!